Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui con un nuovo video. Come vi dicevo, ho ordinato una roba direttamente questo giro dalla Polonia. Sì, mi piace comprare robe fuori Italia, sempre bello vedere questi pacchi enormi arrivare da città sconosciute. E in questo caso ho ordinato, come potete vedere, un bel cadavere. No, scherzo. Potrebbe anche essere un cadavere, giustamente le dimensioni sono quelle. Enorme. Niedlusias fragile. Ok, c'è anche scritto in italiano, nice. O fragile, boh, vedremo. In ogni caso, cosa c'è qui dentro? È quello che vi annunciavo nei video scorsi. C'è, vediamo un po'. Cos'è? Lo farò con una mano sola, dire di no. Ora, ecco cosa c'è. Si capisce? Direi di sì, visto e considerato che c'è questo bel foro qui. Che cos'è? Questo è un sottoparaurti stile OPC, perché ovviamente non è originale. L'originale ovviamente costa una barca di soldi, quindi ho optato semplicemente per una sorta di replica. E si poteva scegliere tra un foro solo, come nel mio caso, e chi ha la macchina normale non OPC in genere opta per un solo foro. Allo stesso prezzo c'era anche il doppio foro, ma onestamente non mi piace girare con un foro vuoto, mi dà la noia, proprio mi disturba vedere un foro vuoto e non avevo voglia di modificare ora come ora lo scarico, che suona bene ed è mint, come dicono gli inglesi. In ogni caso ho ordinato con un foro solo stile OPC, ovviamente in vetro resina perché limitiamo i costi. Tutto bello impacchettato, non c'è male. Gli do un'aperta e poi guardiamo subito come è fatto. Ok ragazzi, rieccoci, finalmente scartato. Vediamo se riesco a girarlo. Ok, come potete vedere, foro singolo. Ha la lette sotto proprio come la vero PC. Questo mini estrattore, diciamo. Sembra fatto discretamente bene, dico discretamente perché ci sarà da lavorarci su sicuramente. Anche qui vedete un pochettino grezzo, diciamo, quindi ci sarà lavoro per il mio carrozziere sicuramente, ma non è malaccio onestamente. Anche la forma sembra quella originale. L'unica cosa, vedendo le foto dell'OPC originale, questa linea qui, come vedete, nella OPC originale penso siano due pezzi uniti insieme e non uno singolo, quindi sarà un pochettino più complicato nel mio caso da verniciare, da dare il colore giusto qui in questa fuga. Vedremo un attimino come fare. Comunque dicevo, non sembra malazzo, sembra che abbiamo fatto proprio il watermark di quello originale, perché tutte le posizioni per le viti dove andrebbero le viti in quello originale, qua e qua sotto, e di qua ovviamente, quindi sembra copiato spudoratamente proprio da quello originale. Non dovrebbero esserci grossi problemi a buttarlo su a quella nuova, alla mia G6. Come dicevo, lo riverniciamo giallo, stesso colore della macchina, e questa parte sotto qui direi di farla nera lucida. Seguiamo lo schema originale della Opel. Potevo scegliere un nero opaco? Sì. Potevo scegliere qualcosa tipo stile carbonio e wrapparlo? Sì, forse. Ma direi che il nero lucido si sta bene col nero. Probabilmente facendo nero lucido qui e andando a fare un paio di modifiche, come fra un po' vedrete, alla macchina, direi che sarà il colore perfetto. Non mi piace molto sta zona qui, devo dire, forse è fatta non troppo bene. Qui ci sarà da scartare e vetrare un po', probabilmente proprio da far saltare via sto pezzo qui, anche perché col mio scarico aftermarket non so onestamente se ci passa qui. Vedremo, dopo starà il mio carrozziere a fare quello che deve fare. Rimpacchettiamo tutto, portiamolo dal carrozziere e vi porto di fuori a vedere un attimo. Anzi, proviamo a buttarlo sulla macchina,
ci mettiamo qualcosa sotto e vediamo se ci sta più o meno, se le dimensioni sono giuste, eccetera eccetera. Allora, sotto parrucchio originale, io lo piazzo qui, in quelle curve lì ci siamo, queste curve qua sopra sembrano a posto. Anche lo scarico dovrebbe starci. Guardate un po', anche lo scarico dovrebbe essere a posto e direi che fa la sua sporca figura, buttato su. Lateralmente è più lungo di quanto? È molto più lungo lateralmente qui, scende molto di più questa parte qui rispetto a questo che ho su adesso. E direi che ci sta. Non dovrebbero esserci grossi problemi sotto, le due viti laggiù. Dovrebbe essere ok. Ora chiederete perché nero lucido lì dietro. Uno, perché è il colore ufficiale che anche in Opel danno. E due, perché dietro queste plasticose cover specchiette in stile carbonio che fanno un po' schifo, si cela a quanto pare un nero lucido sia qui che dietro questo baffo qui, che come potete vedere stile carbonio, simile carbonio, ma in realtà è solo una coverina in plastica cinesissima che mi divertirò a togliere ora, quindi divertiamoci. Allora, in pratica come potete vedere è tipo una pellicola appiccicata col biadesivo sopra lo specchietto reale. Come potete vedere c'è uno spessore, quindi questo può essere alzato, già si alza un po' così già con un'unghia. Fa tutto il giro qua sotto, non so se vedete, qua addirittura già un filo attaccato. Quindi procederò semplicemente con un taglierino, un regolo o qualcosa di plastica qui diciamo nel gap. Tiro su piano piano e tolgo il biadesivo, perché immagino ci sia un biadesivo. Tac. Il gran biadesivo, no? Ok, confermo, nero lucido, molto bene, se non resta che pulirlo. Stessa cosa dirà. Ok, con un po' di alcol ho tolto praticamente gli ultimi residui di colla, non ne era rimasta molta, e osservandolo bene, più che nero lucido, certo è lucido, ma un po' di metallizzatino quasi, non so se è impressione mia, io non penso rende in fotocamera, ma è sicuro che tende ad avere un pochettino di metallizzatino. Va bene, proseguiamo con l'altro lato e poi andiamo col baffo davanti. Guardate invece in che condizioni è questo, non ci ho fatto nulla, guardate, è già praticamente tutto staccato da sto lato. Pensate il calore come scioglie questo biadesivo e come apre tutto, un po' come lo spoiler dietro che si stacca in pratica. Ok, mettiamo a posto, stacchiamo anche questo, tanto ormai è già a metà staccato e vediamo se anche questo qui è lo stesso colore dell'altro, adesso mi preoccupo. Primo rimosso, direi ottimo risultato, bello lucido. Stessa cosa col secondo. Fortunatamente il residuo di biadesivo è stato semplicissimo da rimuovere, è bastato un po' di azione del mio buon caro vecchio amico alcol, un po' di alcol e un microfibra e ho tolto praticamente tutto. Ora è bello lucido, liscio e sì, confermo, ha dei puntini metallici, qui non è proprio un nero lucido pastello liscio, insomma, qualcosina. Ora abbiamo il baffo, qui stessa cosa, questo bel baffo lungo qui, già si stacca anche questo, onestamente già lo sento che ha voglia di venire giù, quindi ci mettiamo subito all'opera e lo tiriamo giù e vediamo se sotto è lo stesso colore, se è un nero liscio. Guardate qui come già si stacca tutto,
Ottimo lavoro Opel, GG, well played. Stesso biadesivo tra l'altro mi sembra. Quindi vediamo, sono curioso di vedere se è un nero metallizzato come quello che ho appena visto oppure è proprio un nero lucido. Vediamo un attimo. Ce l'ho fatta finalmente. Ora potete vedere, questo è un nero lucido e a occhio così mi sembra differente da quello degli specchietti. Vorrei dire una baggianata, ma questo non mi sembra che abbia quei puntini metallici che invece hanno vagamente gli specchietti, perché non è che ne abbiano più di tanto, gli donano un pochettino più di profondità. In ogni caso sto bastardo, quello che c'era sopra, è stato difficilissimo da togliere. Aveva una striscia di biadesivo qui piccola e in più ne aveva una qui su tutta questa superficie, ma uno striscione gigantesco di 2-3 cm ricoperto qui, ed è stato un inferno. Uno, levare la copertina in carbonio da qua sopra, e due, togliere il residuo di colla da questo pezzo di plastica. Ho provato con l'alcol, non c'è stato modo di tirarlo via, sono dovuto ricorrere al buon vecchio VD40 che aiuta anche in caso di colla. Ovviamente sono stato molto attento, ne spruzzavo un filo e poi lo rimuovevo istantaneamente, e così per tutta la lunghezza, perché non si sa mai col VD40. È ancora un po' oleoso, quindi adesso ci darò un altro po' con un panno per rimuovere il residuo di VD40 che è rimasto, ma devo dire che tutto sommato è molto meglio. Adesso vi faccio una vista dal davanti. Secondo me è molto più bellina così, con i due, con gli specchietti e il baffo nero, rispetto a quel finto carbonio che tra l'altro si vedeva e non si vedeva, sembrava sporco onestamente dalla distanza. Voilà, eccoci qua, vista frontale. Sta iniziando a diventare buio, quindi non so quanto vediate. Comunque devo dire che questo baffo nero fa sembrare la bocca più grande, più completa, diciamo, più un tutt'uno, mentre prima sembrava avesse qualcosa in mezzo ai denti la macchina. Così direi che è molto meglio. E anche gli specchietti sono bellini, molto bellini di questo colore, nere, spaccano un pochettino la totalità del giallo, dell'arancione. Come vi dicevo, sono lucidissimi e hanno questo effetto, non so se si nota in camera, per me no, ma comunque sembrano metallizzati quasi. Comunque tutto sommato direi che la macchina ne ha guadagnato, soprattutto perché una volta che avrò montato il sottoparaurti dietro bicolor, sempre arancione e nero lucido slash quello che è, insomma, secondo me la macchina ne guadagnerà un sacco. Vi mostro anche i pezzi che ho tolto: due calotte degli specchi, questa è la destra, due calottine e il baffo che è un tutt'uno, fa anche un rumoraccio. Non si sono rovinati per niente togliendoli, quindi sono anche riapplicabili. Nel caso se qualcuno di voi li volesse, ha voglia di montarli sulla propria, mi lasci pure un messaggio sotto, vediamo un attimino di metterci d'accordo magari. Detto questo, anche per oggi ho dato. È stato un buon upgrade secondo me, non un downgrade. Mi piace molto più con questi effetti neri e niente, mi appresto a portare la macchina al carrozziere, lasciargli il sottoparaurti per montare tutto, e poi vedremo se ne guadagnerà veramente con il nuovo paraurti questi effetti e questi particolari neri anziché finto carbonio. Detto questo ragazzoli, vi saluto. Fa un caldo boia come sempre e io odio il caldo, quindi ci vediamo alla prossima. Speriamo di vedere la macchina completa e che abbia fatto un bel lavoro, insomma. Ciao a tutti, get chopped, no, come che è? Chopped.